primo capolavoro di cui parleremo oggi è l'aglio ed è per questo che siamo venuti a Caraglio, in provincia di Cuneo, nella Valle Grana. Nel voler fare una veloce panoramica di Caraglio non potevamo assolutamente mancare nel visitare questo luogo. Siamo qui con Laura Vietto e ci racconta di dove ci troviamo e perché. Siamo al Filatoio di Caraglio, un antico edificio della fine del 1600, una fabbrica con una facciata da castello, perché qui i Savoia avevano realizzato la loro abitazione e anche una fabbrica per la produzione del filo di seta. È l'unico esemplare rimasto in Europa dove potrete vedere i macchinari perfettamente funzionanti e tutti gli apparati produttivi per la fabbricazione appunto del filo di seta, l'organzino di seta alla piemontese. Una meraviglia. Aglio, dunque Caraglio, e quindi siamo qui da Deborah e Sandra alla fattoria dell'aglio. Diteci qualcosa dell'aglio di Caraglio. È buono l'aglio di Caraglio, è dolce, non si ripropone nella digestione, è digeribilissimo. È l'aglio che aiuta tutti, mette l'unione in famiglia. Aiuta le donne a sopportare gli uomini che amano l'aglio e gli uomini che non sopportano l'aglio a sopportare le mogli che invece adorano l'aglio. Siamo nel regno dell'aglio. Con questo meraviglioso e salutare ingrediente comincerò preparando un piatto semplice e conosciutissimo dagli italiani: spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Nella semplicità è ancora più essenziale la qualità, come esige la tradizione italiana. Quindi, con un volo repentino, lasciamo la fattoria dell'aglio e la bella Caraglio per planare nella mia cucina. L'aglio e olio è la base di tante preparazioni, soprattutto di pesce. Al posto del formaggio sulla pasta spesso preferisco una preparazione derivante dalla tradizione siciliana, di cui ecco gli ingredienti: acciughe sott'olio o sottosale dissalate, semi di sesamo, pan grattato triturato anche grossolanamente a piacere, uno spicchio d'aglio, del prezzemolo sminuzzato e del pecorino grattugiato. Inoltre utilizzerò 1 o 2 pomodori, vedrete in che modo, per ravvivare sia l'occhio che il palato. Per l'aglio, olio e peperoncino in senso stretto, degli spaghetti di grano duro, meglio sarebbe se macinato a pietra, metà di semola raffinata, metà integrale. Aglio di Caraglio nel mio caso, molto delicato, ma vanno altrettanto bene altre varietà italiane: l'aglio di Vessalico, Sulmona, Nubbia, Piacenza, Resia, Voghiera. Un paio di peperoncini, di cui uno per la decorazione, e l'olio, di quello buono. Frulliamo il prezioso ingrediente con dell'olio, così possiamo dosarlo secondo gusto e conservare la restante parte per altre preparazioni. L'aglio di Caraglio è molto delicato e digeribile, ma anche con altre varietà, essendo giovane, non occorre privare lo spicchio dell'anima. Infatti, ancora in autunno, constaterete che l'anima generalmente non è presente o è appena visibile. Taglio i pomodori in fettine di circa 2 mm. Le posiziono su di una placca con carta da forno, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero di canna ben distribuito. In forno a 180 gradi per 15 minuti circa. Ed ora possiamo mettere sul fuoco l'acqua per gli spaghetti. 1 litro d'acqua ogni 100 grammi di pasta. Si dice 10 grammi di sale ogni litro d'acqua, ma se ne mettiamo 8 è sapida lo stesso e mangiamo meno salato, il che fa bene alla salute ed anche al gusto. E ora prepariamo amodega, alla mia maniera. Sciogliamo le acciughe in poco olio extravergine. Aggiungiamo i semi di sesamo e li tostiamo. Stessa cosa con il pan grattato.
Mi raccomando, questa operazione va seguita, non si può abbandonare il padellino sul fornello. Mescolare e controllare di continuo la fiamma per ottenere una tostatura omogenea, più o meno scura a gusto, ma evitando assolutamente che bruci. Raggiunto il grado desiderato di tostatura, spegniamo la fiamma. Aggiungiamo subito dell'aglio schiacciato con lo schiacciaglio, oppure passato nel frullatore, pestato nel mortaio, sminuzzato al coltello, non so, vedete un po'. Subito però a composto ancora caldo, in modo che l'aglio subisca una minima cottura. Mescolare bene schiacciando i grumetti dell'aglio umido, rendendo omogeneo il composto. Aggiungere il prezzemolo e mescolare ancora, dopodiché mettete a raffreddare. Butto, ma nella pentola, gli spaghetti integrali e non. In questo caso hanno lo stesso tempo di cottura, quindi li metto insieme. In caso contrario, butterei prima un tipo di pasta, poi l'altra controllando il tempo. Controllo la cottura delle fettine di pomodoro e le giro. Più risulteranno asciugate e rosolate ma senza bruciare, meglio è. Mettere nella padella l'olio, ma di quello buono, come dice un cuoco livornese bravo e simpatico. 2-3 cucchiai a testa. A fuoco spento e olio ancora freddo, aggiungere l'aglio. Se proprio non volete vedere l'aglio o volete sentirlo appena, potete anche mettere solo l'olio ormai aromatizzato con questo metodo. Nell'aglio e olio però direi che deve esserci l'aglio con tutte le sue molteplici proprietà benefiche. Utilizziamo aglio pregiato e italiano, ma evitiamo sprechi di spicchi minimamente sfruttati e gettati nella spazzatura. Intanto aggiungo il pecorino grattugiato alla muddiga, ormai fredda. Miscelo il tutto. Una parte la metto in una ciotola da utilizzare al momento, quella in eccesso la conservo volentieri in frigo da utilizzare su altri piatti. Controlliamo la cottura dell'aglio secondo il nostro gusto. Più l'aglio è rosolato, meno pungente, più rotondo sarà il suo profumo e sapore, anche per via della caramellizzazione degli zuccheri. Quando la pasta è cotta, spengo. La passo nell'olio per saltarla. Aggiungo un paio di cucchiaiate d'acqua di cottura, li salto un po' per insaporirli e spengo la fiamma. Metto il peperoncino tagliato a fettine alla fine perché mi piace il sapore, il profumo e la consistenza del peperoncino fresco, finché c'è. Ma direi che il peperoncino potete aggiungerlo quando volete, nella varietà che volete e secondo l'intensità che preferite. Ancora una mescolata e impiatto. Cospargo camuddica, che si vede che mi piace. Le fettine di pomodoro tolte dal forno, il peperoncino come ulteriore decorazione. E direi che il piatto è pronto. Buon appetito!